Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata delle pillole di Inspiegabile. Zodiac, o come lo conosciamo in Italia, il killer dello zodiaco, è senza dubbio uno dei personaggi più terrificanti ed enigmatici della storia. Chi più chi meno tutti ne dovremmo aver sentito parlare almeno una volta nella vita, e chi conosce bene il caso saprà che di tutti i messaggi che sono stati inviati da Zodiac a suo tempo, alle varie testate giornalistiche di San Francisco, ce n'è uno che per anni è rimasto un grande mistero. Si credeva che ormai quella lettera non sarebbe mai più stata decifrata, e invece c'è qualcuno che ce l'ha fatta. E solo l'anno scorso, nel dicembre del 2020. In verità sono state 3 persone a portare a termine questa grande impresa, e in questo video vi farò sapere finalmente, se ancora non lo sapete, che cosa conteneva quel messaggio così enigmatico. Ecco quindi l'ultimo messaggio di Zodiac. Sono passati più di 50 anni dalla prima morte attribuita ad uno dei serial killer più famosi di tutti i tempi, il killer dello Zodiaco. 5 morti accertati, 2 feriti e fino a 37 ulteriori omicidi che potrebbero essere attribuiti lo rendono uno degli assassini più pericolosi della storia. Lo pseudonimo che scelse per se stesso, Zodiac, è ancora sinonimo di terrore nel nord della California e negli Stati Uniti, visto che la sua storia è stata una delle prime ad essere ampiamente diffusa dai media nazionali, soprattutto a causa di un particolare: delle lettere minacciose, spaventose ed enigmatiche inviate alle redazioni delle principali testate giornalistiche di San Francisco. Il codice segreto in cui erano redatte alcune di esse venne risolto in poco tempo, ma ce n'era una apparentemente indecifrabile. Eppure i migliori crittografi erano in grado di interpretarla. Per più di 50 anni quel messaggio rimase occulto e potenzialmente avrebbe potuto contenere la vera identità dell'assassino. Quando ormai si erano perse le speranze, nel dicembre dello scorso anno arrivò la grande notizia. Il codice di Zodiac non era più un segreto e finalmente si sapeva cosa ci fosse scritto in quella missiva. Ma procediamo con ordine. Prima di tutto, credo sia necessario ripercorrere brevemente la storia di questo serial killer, perlomeno fino alla data in cui venne inviato il messaggio indecifrabile. I primi omicidi che gli si attribuirono furono quelli di 2 giovani studenti, Betty Lou Jensen e David Faraday, uccisi il 20 dicembre del 1968. Dopo un altro omicidio e un tentato omicidio 6 mesi dopo quella data, una persona anonima chiamò l'ufficio della polizia locale, dando inizio a quello che sarebbe stato un vero e proprio gioco del gatto col topo, con le autorità. Le prime 3 lettere furono inviate dal killer il 1 agosto del 1969 alle 3 testate giornalistiche principali di San Francisco: Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle e San Francisco Examiner. In esse l'autore, che si firmò proprio in quell'occasione, Zodiac, rivendicò la responsabilità dei 3 omicidi e allegò in ognuna di esse una parte di un crittogramma che, unite insieme, davano come risultato un messaggio di 408 caratteri. All'età del killer, se fossero stati in grado di decifrarlo, avrebbero scoperto la sua identità. L'autore disse che ognuno dei giornali avrebbe dovuto pubblicare il messaggio sulla prima pagina e che se non l'avessero fatto, quello stesso weekend avrebbe ucciso almeno una dozzina di persone. Spaventati da questa orrenda possibilità, i 3 giornali obbedirono e le minacce non ebbero seguito. Il 4 agosto 1969 il San Francisco Examiner ricevette un'altra lettera, inviata in risposta alla richiesta del commissario Stills di fornire ulteriori dettagli sugli omicidi, in modo da verificare l'autenticità di quanto detto da Zodiac. Solo 4 giorni dopo, 2 lettori del quotidiano, Donald e Betty Harden, contattarono la polizia, dicendo di essere stati in grado di decifrare la missiva. Il messaggio era il seguente: mi piace uccidere le persone perché è molto divertente. È più divertente di uccidere animali selvaggi nella foresta, perché l'uomo è l'animale più pericoloso. Uccidere qualcosa è un'esperienza eccitantissima per me. È persino meglio di venire con una ragazza. La parte migliore è che quando muoio rinascerò in paradiso e tutti quelli che avrò ucciso diventeranno miei schiavi.
Non vi darò il mio nome, perché cerchereste di rallentare o fermare la mia collezione di schiavi per la mia seconda vita. Gli ultimi simboli non ricevettero un'interpretazione chiara. C'è chi sostiene che quella fosse la sua firma e che il significato potesse essere Theodore Kaczynski oppure Mr. Arthur Leigh Allen, che tra l'altro all'epoca risultò essere uno dei principali sospetti. Dopo questi messaggi il killer colpì di nuovo. Il 27 settembre del 1969 sulle rive del lago Berryessa, dove uccise Brian Hartnell e Cecilia Shepard. L'11 ottobre del 1969 fu la volta di un taxista, Paul Stein, freddato da un colpo di pallottola sparato da un uomo salito sul suo taxi e fatto condurre nel quartiere di Presidio Heights, dove avvenne l'omicidio. Il 14 ottobre il Chronicle ricevette un'altra lettera di Zodiac, contenente un lembo della camicia di Stein. La prova è inconfutabile che fosse stato lui l'assassino. Il 22 ottobre poi ecco succedere l'incredibile. Un uomo che affermò di essere Zodiac chiamò il Dipartimento di Polizia di Oakland e richiese la presenza di uno dei due più celebri avvocati dell'epoca, Lee Bailey o Melvin Belly, nel talk show della mattina, condotto da Kim Dunbar. Fu Belly ad accettare l'invito e all'inizio della trasmissione il conduttore chiese al pubblico di mantenere le linee telefoniche libere, in modo che Zodiac potesse mettersi in contatto con lui. Alla fine un uomo di nome Sam, che dichiarò di essere il serial killer, si mise in contatto diverse volte con il programma, richiedendo un appuntamento in privato con Belly. L'avvocato accettò e si presentò nel posto indicato all'ora indicata, ma all'appuntamento non si presentò nessuno. Fu a seguito di quel fatto che l'8 novembre Zodiac spedì il famoso biglietto al San Francisco Chronicle, un crittogramma composto da 340 caratteri, che si sarebbe conosciuto in seguito come Z340 o 340 Cipher o semplicemente il 340. In un primo momento si pensò che sarebbe stato facile portarne alla luce il significato, esattamente come era successo con i messaggi inviati in precedenza. Ma come dicevo, la realtà fu un'altra. Il codice era molto più criptico rispetto ai precedenti. Neppure i migliori esperti nel campo della crittografia erano in grado di capirne la chiave di lettura e dovettero arrendersi. Di omicidi e lettere ce ne furono altre negli anni seguenti e l'ultima venne inviata dal killer nel 1974, ma nessuno degli indizi lasciati fu in grado di far luce sull'identità dell'assassino. Nell'aprile del 2004 la polizia dichiarò il caso inattivo, ma nel 2018 si tentò di nuovo di identificare Zodiac attraverso un test del DNA, effettuato sul retro dei francobolli delle lettere inviate dal killer. Tuttavia, i risultati ottenuti servirono solo a scagionare il principale sospettato, Arthur Leigh Allen, e il caso rimane risolto anche ai giorni nostri. A questo punto, però, vorrete sapere chi fu in grado, a distanza di tanto tempo, di risolvere l'enigma e cosa diceva quel famoso messaggio. Ebbene, coloro che hanno portato a termine l'impresa sono David Oranchak, un programmatore della Virginia, Sam Blake, un matematico di Melbourne, e Jarl van Heike, un magazziniere e programmatore amatoriale belga. Dopo aver aperto un sito web dedicato esclusivamente alla soluzione del mistero, Van Heike avrebbe ideato un software il cui unico fine sarebbe stato quello di penetrare il codice di quella lettera. Nel frattempo Blake e Oranchak avrebbero analizzato all'incirca 650.000 soluzioni possibili di interpretazione dei simboli, fino a quando con le giuste impostazioni il programma non avrebbe generato come risultato alcune parole di senso compiuto, come camera gas o cercare di prendermi. Quello era decisamente un segno positivo, e dopo poco tempo il messaggio venne interpretato nella sua interezza. Il 5 dicembre del 2020 i 3 uomini inviarono la soluzione all'FBI, che dopo i relativi controlli confermò l'autenticità della traduzione. Ecco le parole che nascondevano quei simboli, compresi gli errori di sintassi. Spero che vi stiate divertendo molto a provare a prendermi. Non ero io nella trasmissione televisiva su di me. Non ho paura della camera a gas,
perché mi manderà al più presto in paradiso, perché ora ho abbastanza schiavi che lavorano per me, mentre tutti gli altri non hanno nulla quando vanno in paradiso. Perciò hanno paura della morte. Io non ho paura perché so che la mia nuova vita sarà una facile in paradiso, morte. Purtroppo la missiva chiariva una sola cosa, che era già stata intuita a suo tempo. La persona che chiamò il programma televisivo non era l'autentico Zodiac e non conteneva altri indizi fondamentali che aiutassero a fornire un'identità all'assassino. Ma il solo fatto di aver finalmente svelato il significato di quel messaggio così criptico ha rappresentato una gran vittoria. Almeno per 3 uomini comuni che da ora in avanti saranno ricordati nella storia del crimine. Rimane solo una domanda da farci. Sarà forse questa piccola vittoria un segno che negli anni a venire sarà possibile risolvere una volta per tutte il mistero del killer dello Zodiaco? E voi cosa ne pensate? La verità, quella che tutti aspettano da più di 50 anni, verrà portata alla luce? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.